Dopo vari itinerari nel centro, vi guiderò in un percorso d'Oltrarno, una delle aree più affascinanti di Firenze. Si trova sulla riva sinistra del fiume Arno, contrapposta al centro storico. Il nome significa letteralmente oltre l'Arno. Tradizionalmente è una zona più tranquilla e meno turistica rispetto alle altre parti della città, conservando una forte identità fiorentina e un'atmosfera autentica. Tra i quartieri più conosciuti dell'Oltrarno troviamo San Frediano, Santro Spirito e San Niccolò. Qui si respira un'area più popolare e autentica rispetto al centro città, caratterizzata da botteghe artigiane, atelier di artisti e piccoli caffè, rappresentando un'attrattiva per chi vuole vivere la città in modo meno turistico. L'Oltrarno è il cuore dell'artigianato fiorentino. Ancora oggi è possibile trovare laboratori dove vengono lavorati materiali tradizionali come il legno, la pelle, la ceramica e l'oro, dove è possibile osservare dal vivo la lavorazione di oggetti fatti a mano. Anche nella mia bottega, in via del Porcellana 39B, però potete trovarmi all'opera mentre dipingo. L'area è nota per la sua vita notturna, soprattutto in piazze come quella di Santo Spirito. La zona è anche ricca di mercati locali. Abbiamo visto in un precedente itinerario su Firenze che l'Oltrarno ospita alcuni dei più importanti complessi artistici, come il Palazzo Pitti con tutti i suoi musei. Se ti sei perso questo itinerario, puoi sempre visionarlo nella playlist itinerari turistici a Firenze. Oggi considereremo la Basilica di Santo Spirito, capolavoro del Rinascimento progettato da Filippo Brunelleschi, dove l'arte, l'architettura e la spiritualità si fondono armoniosamente. Santo Spirito, studiata da Leonardo, ammirata da Michelangelo e ritenuta dal Bernini la chiesa più bella del mondo, dà il suo nome al quartiere di Firenze. Nel 1343 il quartiere prendeva il nome e lo stemma di Santo Spirito, una colomba bianca in un campo azzurro. La sua facciata è semplice e disadorna, ma all'interno è un esempio di purezza delle linee rinascimentali e scopriremo inoltre il crocifisso ligneo scolpito dal giovane Michelangelo. Vi condurrò alla scoperta anche della chiesa di Santa Maria del Carmine e della sua famosissima Cappella Brancacci, che ospita uno dei cicli di affreschi più celebri del Rinascimento, opera da manuali di storia dell'arte, tanto che sono fondamentali per lo sviluppo proprio dell'arte rinascimentale. La chiesa di Santo Spirito ha origini molto antiche. La sua fondazione risale al 1250, quando un gruppo di agostiniani iniziò a costruire una chiesa e un convento sul sito di una precedente comunità religiosa. Nel 1377 la chiesa medievale fu ampliata, ma nel XV secolo il comune di Firenze commissionò una ricostruzione più grandiosa, affidata a Brunelleschi. La struttura attuale fu iniziata solo nel 1444, quando fu commissionata a Brunelleschi, già famoso per la cupola di Santa Maria del Fiore, il quale concepì Santo Spirito come un capolavoro di equilibrio e armonia. Filippo Brunelleschi pensò ad una pianta a croce latina e con 38 cappelle laterali, seguendo i principi della geometria e della simmetria rinascimentale. Purtroppo Brunelleschi morì nel 1446 e i lavori furono completati dopo la sua morte dai suoi allievi e successori. Alcuni aspetti del progetto originario furono modificati e alterati, ma la chiesa mantiene lo spirito della visione brunelleschiana. Antonio Manetti e Salvi D'Andrea seguirono solo in parte gli originali progetti del maestro Brunelleschi. L'alto campanile invece è opera di Baccio d'Agnolo, eseguito nel 1503. La chiesa è ritenuta la gemella della Basilica di San Lorenzo per la loro somiglianza. Morto il Manetti, nel 1460 si susseguirono vari capomastri, ma un grave avvenimento sembrò ostacolare la costruzione. Il 15 marzo del 1471, durante la rappresentazione della discesa dello Spirito Santo, in occasione della venuta a Firenze di Gian Galeazzo Sforza, esplose un incendio nella vecchia chiesa addossata alla nuova e ancora funzionante. Numerosi codici, paramenti sacri andarono perduti, anche crocifissi e immagini di devozione, e tutti gli altari e le tavole. La signoria stanziò sussidi per accelerare i lavori della nuova basilica e in effetti il 20 aprile del 1482 si predicò la prima messa. La sacrestia fu aggiunta nel 1487. Lorenzo il Magnifico affidò il progetto a Giuliano da Sangallo, suo architetto preferito, e nel 1497 Simone del Pollaiolo, detto il Cronaca, progettò il vestibolo.
A Salvi d'Andrea si deve la costruzione della cupola, su progetto di Brunelleschi. Innanzitutto Brunelleschi avrebbe voluto orientare la chiesa con la facciata a nord, verso l'Arno, per permettere una spettacolare visione dal fiume, tramite la creazione di una nuova piazza. L'idea venne subito accantonata per la presenza di importanti abitazioni nobiliari tra la chiesa e il fiume, che sono tuttora esistenti. La facciata della chiesa, con tre porte e un occhio centrale, ancora oggi incompiuta, è molto semplice spoglia, semplicemente intonacata, in netto contrasto con l'interno riccamente decorato. Sulla parete esterna laterale della basilica possiamo notare degli stemmi di famiglie, corrispondenti anche alle loro cappelle interne. L'interno della chiesa è uno degli esempi più belli del classicismo rinascimentale. La pianta della chiesa ha un tradizionale schema a croce latina, a tre navate divise da colonne con capitelli corinzi e archi a tutto sesto. Percorrendo la navata centrale e quelle laterali fino al transetto e all'abside, si nota il variare continuo dei punti di vista e l'armonica fusione dell'insieme. Le colonne formano un porticato continuo che attraversa il transetto fino all'abside, parallelamente alle pareti. La forma circolare delle cappelle doveva essere visibile all'esterno, come nel Duomo di Orvetio, e ciò è eccezionalmente testimoniato dallo zoccolo ricurvo della prima cappella della testata dell'abside, che oggi appare attraverso una spaccatura dell'intonaco all'esterno della chiesa, su via dei Coverelli. La pianta, a croce latina con tre navate e cappelle laterali, è armoniosa e proporzionata. Brunelleschi aveva pensato a un progetto razionale, basato sulla geometria, con colonne in pietra serena, che creano un effetto di ordine e chiarezza. Il modulo della campata di 11 braccia fiorentine arriva a definire ogni parte della chiesa. Ad ogni campata corrisponde una cappella laterale, composta da una nicchia semicircolare che è alta quanto la navata laterale e profonda metà del modulo. Al centro della croce latina, sopra l'altare, si trova una cupola elegante nella sua semplicità geometrica. La luce evidenzia il ritmo arioso, elegante degli spazi, entrando in maniera graduale attraverso le differenti aperture, più ampie nel credistorio e il livello più alto della navata in una basilica, della navata centrale e dagli oculi della cupola. Le navate laterali si trovano così ad essere più scure, dirigendo l'occhio inevitabilmente verso il nodo luminoso, l'altare centrale. La navata centrale è più alta che le due navate laterali e la sua volta è dipinta a finte decorazioni, invece le due navate laterali hanno volte a botte e sono intonacate. All'interno di Santo Spirito ci sono numerose opere d'arte, tra cui spiccano dipinti, sculture e pale d'altare. Tra le opere più importanti il crocifisso ligneo di Michelangelo, una scultura giovanile che l'artista realizzò intorno al 1493, quando aveva circa 17 anni. È conservato nella sacrestia della chiesa, il cui progetto si deve a Giuliano da San Gallo. Michelangelo creò questa scultura come gesto di gratitudine verso gli agostiniani che lo ospitarono, permettendogli di studiare l'anatomia sui cadaveri che conservavano nel convento, tanto che il giovane artista perfezionò le sue capacità di rappresentare il corpo umano in modo realistico. Nell'opera di Santo Spirito, a differenza delle sue creazioni più mature, Michelangelo si è affidato ai toni più delicati e sottomessi del sentimento. Poi, per rendere più veritiera la figura di Cristo, egli applicò sul corpo di legno uno strato di gesso, per creare l'effetto dell'incarnato, mentre per i capelli adoperò addirittura la stoppa e il catrame per ottenere un aspetto e consistenza più veritiero. Un'altra importante opera d'arte nella chiesa è la Pala Nerli di Filippino Lippi, che rappresenta la Madonna col Bambino e Santi, un esempio della pittura fiorentina del tardo Quattrocento. Di questa opera desidero farvi un'accurata descrizione, perché merita davvero. Fra i dipinti più importanti in Santo Spirito, la tavola di Filippino Lippi raffigura la Madonna col Bambino e San Giovannino, fra San Martino Vescovo, Santa Caterina d'Alessandria e i due committenti. Tanai Nerli
e sua moglie, i cui stemmi sono tenuti dagli angioletti ai lati degli archi centrali. La datazione della pala, collocabile tra 1494 e 1498, anni della morte di Tanai, è giustificata da considerazioni di carattere iconografico. Infatti il quadro ricorda un episodio della vita del Nerli, il quale il 5 novembre del 1494 fu invitato dal governo fiorentino insieme ad altri 4 ambasciatori a trattare la pace con Carlo VIII di Francia, che stava invadendo l'Italia. Sullo sfondo della composizione è rappresentata una strada cittadina, con in primo piano l'antico palazzo Nerli in Borgo San Jacopo e fuori della porta c'è Tanai, che tornato dalla missione con l'abito da viaggio degli ambasciatori e accompagnato da un cavallo riccamente bardato e anche da un servo armato, saluta proprio la moglie e il figlio. Tanai arrivò in città l'11 novembre nel giorno di San Martino, vescovo di Tours e patrono di Francia, rappresentato proprio a sinistra nel quadro di Filippino Lippi, mentre l'accordo fra Carlo VIII e la Repubblica Fiorentina fu firmato nello stesso anno però il 25 novembre, che è giorno di Santa Caterina, che nella pala fa da bandana a San Martino. Tali coincidenze sono infine confermate dalla presenza del piccolo San Giovanni Battista, patrono di Firenze. Nel dipinto la santa accompagna la moglie del Nerli, Nanna, zia del famoso Piero di Gino Capponi. Vi consiglio di visitare anche la Fondazione Salvatore Romano, ospitata nel cenacolo di Santo Spirito, nell'antico refettorio del convento agostiniano, composto da una grande stanza coperta da capriate. L'ambiente era uno dei rari resti del convento medievale, dopo la ristrutturazione quattrocentesca di Brunelleschi, ma il valore di questo ambiente venne riconosciuto solo in epoca relativamente breve. Alla fine dell'Ottocento, infatti, venne usato come deposito dei tram e con l'occasione venne aperta anche la parete sulla piazza, distruggendo irrimediabilmente l'ultima cena di Andrea Orcagna. Sopra la frammentaria ultima cena resta però una grande crocifissione, risalente agli anni fra il 1360 e il 65. È uno dei rari esempi di opera religiosa del periodo tardo-gotico, sopravvissuti in città. Nella grande sala è esposta la collezione di sculture, che va dall'undicesimo al XV secolo, che è stata donata alla città dall'antiquario Salvatore Romano, per suo volere. In questo museo tutti gli oggetti non possono essere spostati né prestati a altri musei. Lui stesso, proprio Salvatore Romano, è sepolto nel grande sarcofago romano che si trova in fondo alla sala. Vi consiglio adesso di visitare la chiesa di Santa Maria del Carmine a Firenze. È una delle chiese più importanti della città, famosa soprattutto per la cappella Brancacci, decorata con affreschi di Masaccio e Masolino, pietre miliari nella storia dell'arte rinascimentale. La chiesa apparteneva all'ordine carmelitano ed è legata alla storia spirituale e artistica di Firenze. La costruzione della chiesa iniziò nel 1268 da parte dei Carmelitani, ma subì diverse trasformazioni nei secoli successivi. Nel 1771 un devastante incendio distrusse gran parte della chiesa, lasciando intatti solo pochi elementi, tra cui la famosa cappella Brancacci, fortunatamente. La ricostruzione successiva modificò molto l'aspetto originario, con l'introduzione di elementi barocchi. L'esterno della chiesa è molto semplice e austero, una caratteristica comune a molte chiese fiorentine. La facciata non è mai stata completata e presenta un aspetto grezzo. L'interno è molto più ricco rispetto all'esterno, con decorazioni elaborate e cappelle ornate. Tuttavia la struttura originale gotica si può ancora intuire. Situata nella navata destra, questa cappella è il vero gioiello artistico della chiesa del Carmine. Gli affreschi realizzati da Masaccio, Masolino e completati successivamente da Filippino Lippi rappresentano scene della vita di San Pietro e sono considerate tra le opere fondanti del Rinascimento. Masaccio, con il suo uso rivoluzionario della prospettiva e della luce, influenzò profondamente generazioni di artisti. Se siete interessati, ho dedicato ben 2 lezioni di curiosità d'arte alla descrizione dettagliata del ciclo di affreschi che vi indico anche in descrizione. Tra le scene più famose troviamo la cacciata dal paradiso terrestre, dove Masaccio raffigura Adamo ed Eva in un momento di disperazione e vergogna, con un realismo e una drammaticità mai visti prima. Dall'altra parte, specularmente, Masolino dipinse il peccato originale, mostrandoci a confronto un mondo da favola.
Il pagamento del tributo presenta una scena dipinta con una prospettiva innovativa. Rappresenta un episodio del Vangelo in cui Gesù ordina a Pietro di pescare un pesce che conterrà una moneta per pagare il tributo. Qui Masaccio dimostra una maestria nell'uso della luce e dello spazio che rivoluzionò la pittura. Dopo la morte di Masaccio, Filippino Lippi completò gli affreschi verso la fine del 400. Anche il suo stile è di altissimo livello, anche se riflette un'epoca più avanzata del Rinascimento. Dopo l'incendio, molte delle cappelle furono decorate con opere barocche, tra cui altari e pale d'altare. Sebbene non raggiungano la fama della Cappella Brancacci, queste opere mostrano la stratificazione stilistica che ha caratterizzato la chiesa. Uno strepitoso capolavoro barocco nella chiesa del Carmine è la Cappella Corsini, commissionata nel 1675 dai marchesi Bartolomeo e Neri Corsini a Pier Francesco Silvani. Luca Giordano farà nella cupoletta la gloria di Sant'Andrea Corsini, mentre il Forgini creerà degli stucchi e le sculture con Sant'Andrea Corsini e la battaglia di Anghiari, la messa di Sant'Andrea e l'apoteosi di Sant'Andrea Corsini. Capolavori straordinari del barocco fiorentino.